Prendi una matita. Traccia una linea scura su un foglio di carta bianco. Sembra un gesto banale, un rimasuglio di polvere grigia. Ma in quella traccia appena visibile si nasconde il segreto più potente dell'universo materiale. Centinaia di migliaia di volte più sottile di un tuo capello. 200 volte più resistente dell'acciaio con cui costruiamo i grattacieli. Eppure, per decenni, i più brillanti scienziati del pianeta pensavano che fosse fisicamente impossibile da isolare. Credevano che le leggi della termodinamica lo avrebbero distrutto all'istante. Scendiamo di scala. Abbandona il mondo che conosci. Entriamo dentro quella linea di matita. Quello che vedi ora è la grafite. È composta interamente da atomi di carbonio, impilati uno sull'altro come milioni di fogli di carta in una risma infinita. I legami all'interno di ogni singolo foglio sono incredibilmente forti, ma i legami tra un foglio e l'altro sono deboli, fragilissimi. È per questo che la matita scrive: i fogli scivolano via, uno dopo l'altro, depositandosi sulla carta. Un cimitero di strati sovrapposti. L'obiettivo degli scienziati era folle. Volevano estrarre un solo foglio, uno soltanto, un piano spesso esattamente un singolo atomo. La chiamavano la caccia all'universo bidimensionale. Usarono acidi potentissimi, macchinari da milioni di dollari, laser ad altissima precisione. Fallirono tutti, finché nel 2004 2 ricercatori decisero di usare un metodo che sembrava uno scherzo. Presero un blocco di grafite e ci attaccarono sopra del semplice, banalissimo nastro adesivo. Lo strapparono, poi lo piegarono su se stesso. Ancora, e ancora, e ancora. Alla fine di quelle piegature guardarono al microscopio e lo videro. Un singolo strato, spesso un solo atomo. Il primo materiale bidimensionale mai scoperto dall'umanità. Lo chiamarono grafene. Questa non è solo una scoperta chimica, è un miracolo geometrico. Guardalo. Ogni atomo di carbonio si lega ad altri 3, formando una griglia esagonale perfetta. Sembra il nido d'ape di un alveare cosmico. In questo reticolo non c'è spazio per le imperfezioni. E proprio da questa perfezione assoluta nascono proprietà che sfidano la nostra comprensione della realtà. Fermati. Torna indietro. Stiamo parlando di un singolo atomo di spessore. Se prendessi 3 milioni di questi fogli di grafene e li impilassi, otterresti lo spessore di una carta di credito. Eppure, questo fantasma invisibile si prepara a stravolgere ogni industria umana. Dall'energia alla medicina, fino all'esplorazione spaziale. Ma come può qualcosa di così sottile essere la chiave del nostro futuro? La risposta non si trova in quello che è, ma in quello che permette di fare. Perché il grafene non rispetta le regole a cui siamo abituati. Iniziamo dalla forza. Abbiamo detto che è 200 volte più resistente dell'acciaio strutturale, ma i numeri non rendono l'idea. Immagina questo. Prendi un foglio di grafene spesso come la pellicola trasparente che usi in cucina. Ora, immagina di far salire un elefante adulto su una matita e di poggiare la punta di quella matita direttamente su quella pellicola. Il foglio non si buca, non si lacera. La punta della matita si sbriciolerebbe prima di riuscire a spezzare i legami di carbonio di questo reticolo magico. Il paradosso è questo. Di solito, in natura, ciò che è estremamente duro è anche estremamente fragile. Il diamante, che è fatto sempre di carbonio, è durissimo, ma se lo colpisci con un martello va in 1000 pezzi. Il grafene no. Puoi piegarlo, puoi allungarlo fino al 20% della sua lunghezza originale. Si comporta come la gomma, ma ha la forza di una corazzata. È come avere un muro di cemento armato che puoi arrotolare e infilare in tasca. Una contraddizione vivente. Ma la vera magia inizia quando facciamo scorrere l'elettricità.
Nei cavi di rame delle nostre case, gli elettroni viaggiano scontrandosi continuamente con gli atomi del metallo. È come cercare di correre in una piazza affollata. Sbatti contro le persone, perdi energia, generi calore. Nel grafene, la struttura esagonale crea un'autostrada perfetta. Gli elettroni non corrono, surfano, si muovono a velocità elevate, velocità di Fermi, comportandosi matematicamente come particelle relativistiche senza massa. Questo fenomeno si chiama trasporto balistico. Zero traffico. Resistenza estremamente bassa, calore disperso minimizzato. Il grafene conduce l'elettricità meglio del rame e il calore meglio di qualsiasi altro materiale conosciuto. Se potessimo sostituire i cavi elettrici con il grafene, ridurremmo drasticamente le perdite di energia, ma non le azzereremmo. I nostri computer potrebbero essere molto più veloci, ma la gestione del calore rimarrebbe una sfida critica a causa della mancanza di un band gap naturale nel grafene. L'intera architettura del nostro mondo digitale verrebbe riscritta da zero. E c'è un ultimo dettaglio. Dato che è spesso un solo atomo, il grafene assorbe solo il 2,3% della luce che lo colpisce. Questo significa che è praticamente invisibile, trasparente quasi al 100%. Eppure la sua rete è così fitta che nemmeno il gas più piccolo dell'universo, l'atomo di elio, può attraversarla. È una barriera impenetrabile, ma invisibile. Se stai ancora qui, è perché una parte di te ha capito che non stiamo parlando solo di chimica. Stiamo parlando di un nuovo potere. Applichiamo queste proprietà al mondo reale. Oggi, miliardi di persone non hanno accesso all'acqua potabile. I sistemi di desalinizzazione sono enormi e consumano un'energia spaventosa. Ma immagina di prendere un foglio di grafene e fare dei buchi microscopici. Buchi grandi, esattamente quanto una molecola d'acqua. Se spingi l'acqua dell'oceano attraverso questo filtro, le molecole d'acqua passano. Gli ioni di sale, che in acqua sono circondati da molecole d'acqua, ioni idratati, diventano molto più grandi e rimangono incastrati. Un filtro perfetto. Acqua potabile infinita, usando una frazione dell'energia. Passiamo alle batterie. Il grande limite delle auto elettriche e dei nostri telefoni è il tempo di ricarica e la degradazione chimica. Le batterie al litio si consumano. Una batteria potenziata con il grafene cambia le regole del gioco. Grazie alla sua conducibilità mostruosa, l'energia fluisce senza colli di bottiglia. Potresti ricaricare il tuo telefono in pochi minuti, ma la durata complessiva, capacità, sarebbe simile o solo leggermente superiore alle attuali batterie al litio. L'ansia da ricarica diventerebbe un ricordo del passato, un reperto archeologico. Ma alziamo lo sguardo. Da decenni gli scienziati sognano l'ascensore spaziale. Un cavo ancorato all'equatore che sale per 36.000 chilometri fino a una stazione orbitale. Ci permetterebbe di andare nello spazio al costo di un biglietto aereo. Il problema? Nessun materiale conosciuto può sopportare il proprio peso su quella distanza. L'acciaio si spezzerebbe dopo pochi chilometri. I nanotubi di carbonio e il grafene sono gli unici materiali teorici abbastanza forti e leggeri da rendere questo sogno ingegneristico una realtà. La frontiera più estrema, però, è dentro di te. Il grafene mostra potenzialità in ambito biomedico, ma la sua biocompatibilità dipende strettamente dalla forma, dalle dimensioni e dal dosaggio, potendo presentare tossicità. Immagina sensori spessi, un atomo posizionati direttamente sulla superficie del tuo cervello. Potrebbero leggere i segnali elettrici dei tuoi neuroni con una precisione spaventosa, permettendo a persone paralizzate di controllare esoscheletri robotici solo con il pensiero, o sensori nel tuo sangue
che rilevano una singola cellula tumorale mesi prima che si formi una massa. È l'alba del corpo bionico. Persino i materiali più stupidi diventeranno intelligenti. Aggiungendo solo una frazione percentuale di grafene alla plastica o al cemento, questi diventano conduttivi e incredibilmente robusti. Immagina ali di aeroplano più leggere della metà, ma forti il doppio, che deghiacciano se stesse facendo scorrere corrente elettrica. Immagina strade che ricaricano la tua auto mentre guidi. Tutto questo non è fantascienza, è fisica dimostrata, è stato testato, esiste. Ma questo era solo il primo livello, quello che succede dopo è la parte difficile. A questo punto la domanda è ovvia. Se il grafene è così miracoloso, se promette di risolvere la crisi idrica, energetica e tecnologica, perché non è ovunque? Perché il tuo telefono è ancora fatto di silicio pesante e la tua batteria muore a fine giornata? Ma c'è un problema enorme. Ed è il motivo per cui il grafene viene spesso definito il materiale del futuro, che rimarrà sempre nel futuro. Il problema è la produzione di massa. Fare un microscopico frammento di grafene perfetto in un laboratorio da $1 miliardo usando nastro adesivo e microscopi elettronici è una cosa. Produrne tonnellate in fogli chilometrici per l'industria automobilistica o elettronica è un incubo ingegneristico. Appena cerchi di produrre fogli di grafene su larga scala, la natura si ribella. I fogli tendono ad arrotolarsi, a spezzarsi o peggio, si attraggono tra loro, si impilano di nuovo e tornano a essere semplice grafite. La perfezione costa. Se c'è anche un solo difetto nella griglia esagonale, se manca un solo atomo di carbonio in un mare di miliardi, le proprietà magiche collassano. La resistenza crolla, la conducibilità si interrompe. È come avere uno strappo minuscolo nel tessuto dello spazio-tempo. Oggi possiamo produrre polvere di grafene a basso costo, ma serve solo per rinforzare le racchette da tennis o le suole delle scarpe. Per avere i superprocessori o gli ascensori spaziali serve il grafene monocristallino perfetto. Nella scienza dei materiali esiste un concetto chiamato la valle della morte. È quel lasso di tempo infinito che passa tra la scoperta in laboratorio e la commercializzazione di massa. Il silicio, il materiale che fa funzionare il mondo di oggi, ha impiegato decenni di investimenti colossali per diventare economico e affidabile. Il grafene è nato solo nel 2004. È un neonato. Stiamo chiedendo a un bambino di sollevare un grattacielo. Ma la scienza non si arrende. Stiamo imparando a domarlo. Forse il futuro non sarà fatto di puro grafene, sarà ibrido. Gli scienziati stanno creando mostri bellissimi, strutture che uniscono il silicio al grafene, combinando l'affidabilità del vecchio con la magia del nuovo. Stanno scoprendo intere nuove famiglie di materiali bidimensionali, ispirate al grafene, ma più facili da gestire. Il genio è uscito dalla lampada. Abbiamo aperto la porta verso il mondo a 2 dimensioni e non si può più tornare indietro. Ogni atomo del tuo corpo è stato forgiato in una stella morta da miliardi di anni. Sei qui, in questo momento, in questo universo, su un'unica possibilità tra miliardi di miliardi. Non stai guardando il cosmo. Sei il cosmo che guarda se stesso. Non sei nel cosmo. Sei fatto di cosmo. Io sono Renderium. E questo era il reticolo che regge il mondo. Il viaggio non finisce qui. Qui dentro, il confine tra la materia morta e l'infinito è solo una questione di prospettiva.